un mese prima della giornata mondiale della poesia abbiamo un poeta internazionale, Yang Lian, che era stato nostro ospite alcuni anni fa quando la nostra sede era nella Palazzina Liberty, ricordo appunto era stata gremita quella serata, e tra l'altro mi sembra che proprio domani sera, quindi possiamo fargli happy birthday perché mi sembra che domani sera è il suo compleanno, quindi tomorrow is it your birthday? Yes, I nearly forgot. L'aveva quasi dimenticato. Quindi un bel tanto auguri, happy birthday to you. Thank you so much. Okay. Remind me. Stiamo aspettando, arriverà anche Casa Search, che è il presidente. No, lui si è ammalato. Che si è ammalato. E quindi lo penseremo che avrebbe dovuto partecipare. Presidente del premio Janus Pannnonius, vinto l'anno scorso da Yang Lian, e comunque sarà Tomaso Kemeny, il nostro maestro di cerimonie, che introdurrà meglio la poesia di Yang Lian. Ricordo che appunto anni fa era uscito un librettino per arcipelago edizioni, delle due traduzioni, e anche adesso c'è un libro con 2 traduzioni attraverso l'inglese, mi sembra. Bene, quindi non sottraggo altro tempo, buona serata. Ricordo a chi non fosse ancora iscritto di lasciarmi l'indirizzo email, chi volesse la nostra tessera della Casa della Poesia come sostenitore li ho sempre con me, chi volesse invece fare il nostro corso, c'è ancora qualche posto a disposizione, un corso per pochi iscritti, inizia il giovedì prossimo e poi proseguirà il 14 marzo, andrà avanti per 10 incontri dalle 6 alle 19:30. Bene, buona serata. Grazie. Bene. Qui c'è qualcuno che non è ancora cresciuto. It's okay. I can guess. Bene, cominciamo col grido Fight for Beauty, perché questa serata serviva proprio per dare importanza alle battaglie che si fanno per il linguaggio libero e bello, no? Un'enorme nuvola nera oscura l'orizzonte del mondo contemporaneo. Nel cuore della legge si legge che il vero poeta è anche un campione della libertà di parola e della poesia. Pronto? Avete sentito niente? Allora devo ripetere. Così sembri Elvis. Faccio ancora il grido di battaglia, Fight for Beauty, un'enorme nuvola nera, eccetera, oscura il cuore del mondo. E quindi è importante la vita dei poeti che sono campioni della libertà di parola e della poesia come azione. Oggi qui alla Casa della Poesia abbiamo l'occasione di incontrare eroici poeti. Purtroppo Casa doveva essere qui, si è ammalato perché c'è questa influenza che blocca persino i poeti di qualità. Primo comunque fingo che lui ci sia perché è importante, nella nostra battaglia. Nel 2012 il fan club ungherese fondò il Gran Premio annuale di poesia internazionale con un sostanziale premio di 50.000 euro. Questo è in un mondo dove nulla ha valore ma tutto ha un prezzo, quindi per rilanciare la forza della poesia anche nelle menti corrotte di una civiltà che comunque sta tramontando indecorosamente. Prima vi dico chi era Casa, poi parlo del nostro. I'm sorry, what I want me to translate. After your beautiful Italian, and give me just very short. Okay, I say, give you a little resume. Fu Casa Search, poeta intellettuale della minoranza ungherese della Transilvania, a istituire il premio. Lui stesso poeta straordinario, capace di trasfigurare il materiale verbale selezionato in un intenso pensiero poetante originale. Diciamo così, anticipo il fatto che il premio è sempre stato fatto per i poeti della libertà di pensiero e di scrittura. Nel 2013
la Behravi iraniana, 30 anni di galera femminista. Nel 2014 Adonis della Siria, nel 2015 Giuseppe Conte e Charles Bernstein, nel 2016 Adam Zanglebelski, Polonia, e nel 2017 Augusto De Campos, Brasile. Come vedete, è un premio ungherese, ma che si dà solo a chi non lo è. Quindi è per dare un senso della internazionalità, come sotto le lingue scorre la stessa passione per la libertà, l'individualità contro la massificazione e la perdita dell'io. No? Oltre che grande poeta, Search negli anni 70 fu redattore di Punti di opposizione, una pubblicazione che criticava la tirannia di Ceausescu. Fu condannato a morte e fu salvato dal fatto che la stampa, i poeti di tutto il mondo chiesero per lui la grazia. Quindi fu mandato all'estero. Una volta tornato in Transilvania fondò la minoranza ungherese democratica, poi fu nominato il presidente del Pen Club Magiaro. Oltre ai premi ottenuti in Ungheria, il premio Kossuth di Joseph Attila, in Italia ha ottenuto tra le altre cose il premio Leopardi, la cosa a cui teniamo quasi tutti. Nell'occasione in cui si è occupato di poesia di azione la collina dell'infinito, i locali hanno voluto premiare Ghesa, che era venuto per spese proprio come volontario. Mi diceva: ma che azione è questa diciamo così, visto che tutti sono d'accordo, no? Perché tutti hanno applaudito invece di opporsi all'occupazione, compreso gli eredi di Leopardi, che erano entusiasti di questa cosa. Ora parliamo di Yang Lian. A sua volta, oltre a essere gran poeta, durante la rivoluzione culturale, come si sa, maoista, fu inviato ai lavori di rieducazione in campagna e oltre ad altri lavori dovette addirittura scavare fosse per i deceduti. In questo periodo riattivò la grande poesia tradizionale cinese, forma di espressione molto mal vista del governo, che voleva una poesia impegnata nel quotidiano. Nel 1977 torna a Pechino e fonda con altri poeti una rivista di scrittura poetica sperimentale. Nel 79 scrive una poesia per il Tibet, che sapete in che condizioni si trova, ed è quasi non può fare altro che essere costretto a fuggire dalla Cina. Oltre a numerosi riconoscimenti al mondo, è vincitore del Gran Premio internazionale Janus Pannnonius. Ancora due parole su di lui. Lo spazio e il tempo non sono quelli consueti in lui, poiché la proiezione del poeta nel testo, come nei sogni, non viene rappresentata né si vede, ma lo stesso suo sguardo ad abbracciare tutto. Il tempo cosmico e quello onirico tendono a fondersi in un eterno presente, espungendo la fugacità del tempo biologico, naturale e così storico. E così, se il tempo onirico oltrepassa quello esistenziale del soggetto, quello cosmico onirico trascende e cancella la dimensione soggetta al tempo. Coloro che vivono nel tempo sanno che il tempo non è tempo, dice il poeta. Lo spazio si verticalizza, il terrore scarba verso l'alto. Diciamo ancora una parola sulla sua poesia prima che passiamo alla dialogo, che forse è più divertente. Qui nella sua poesia la dimensione tragica è resa vitale da un'ebbrezza inventiva senza requie che si oppone trionfalmente alla dissolvenza dell'esistente. Qui la forza del destino spazia i vuoti esercizi verbali che ammorbano molta scrittura contemporanea,
spalancando un abisso al meraviglioso, cancellando in nome del duraturo le salme storiche fondate sulle idee illusorie di progresso e sviluppo permanenti. Ecco, nel 2018 ha conseguito anche, tra l'altro, il premio Nonnino, anzi nel 2012, scusate, sono sbagliato. Tra l'altro tra di noi c'è anche l'editore delle edizioni Damocle di Venezia, Pierpaolo Pergolato, che ha pubblicato 2 libri del nostro poeta, uno un libro d'autore, un libro d'arte e l'altro di poesia. Ecco, adesso when I told them who is Casa, you know where I am, and I tried to tell them who are you, no? In the sense, what kind of poetry is yours, what kind of liberty and energy is in your language. In a certain sense, energy is a sort of opposition to the general conformism and of the general new forms of economy and politics of today. Yeah, I think to talk about a poet is very complex. But again, poetry actually is very simple. It's directly linked our real life and endlessly to bring this creative energy from that. And we always in the same way. Cioè, mentre parlare della poesia è complesso, quando si fa la critica diventa fuori una cosa terrificante come ho fatto io, ma invece la poesia è una cosa semplice perché trasmette quell'energia vitale che non può essere chiusa nella prigione del senso comune. And the poems we are going to read tonight, this evening, actually have been written in very different times. Le poesie che leggeremo sono state scritte in momenti molto diversi, tempi diversi. And some directly when I was in exile after I left China. Alcune scritto immediato dopo che è stato esiliato, si è esiliato dalla Cina. And some about like my friend Ai Weiwei, his situation was in China. E poi col suo amico Weiwei, che ha vissuto la stessa situazione sua in Cina, con cui ha fatto il libro d'arte. No? Some actually simply like our daily life here, everywhere or everywhere. La poesia riguarda la cosa semplice della vita quotidiana. And then you will find that actually how similar they are as a situation. Così, pur avendo scritto in periodi diversi, vedrete che c'è una specie di collegamento tra i diversi versi. Like one experience deepen another experience and finally make up the dictionary of life. Ogni esperienza approfondisce il senso della vita e alla fine è una specie di sequenza di scavo, diciamo. So of course, I'm so grateful our friend remind my birthday tomorrow. È molto felice che sia stato ricordato il suo compleanno, che è domani. Otherwise, I almost feeling I had a birthday every day. Se no c'era il pericolo di pensare di avere un compleanno tutti i giorni. Even at the end of every good line of poem. Dopo ogni buon verso riuscito. I think that the poetry of the poet, we always kind of reborn in that moment when we feel, okay, this is the good poem. Quando si riesce a scrivere una buona poesia, il poeta sente di rinascere, di vivere di nuovo, di essere appena nato.
It's a good moment, but it's also a terrible moment because it's a good line or good poem create a certain impossibility or impossible moment. È una cosa meravigliosa ma anche terrifica perché ogni riga di poesia crea l'impossibile, un attimo, non nel tempo. But whatever, how impossible, we will have to restart again from this impossible moment. E quindi la difficoltà è di continuare dopo questo momento impossibile. And that's why poetry is never be an only decoration kind of a blah blah blah. Ecco perché la poesia non è un decorativo bla bla bla. Poetry is desperately touching the deeper soul, making soul. We have to make our soul every moment. La poesia crea l'anima, come c'era questa rivista della Casa. Comunque la poesia ogni momento, quando riesce, dà un contributo all'anima dell'autore e forse anche del pubblico che lo capisce. Otherwise, we are not only poet lost our soul, but poetry also lost the soul. Perché allora non siamo solo degli animi perduti, ma anche la poesia si perde altrimenti. Should we read something? Yes, Otherwise, we're becoming blah blah blah. Okay, the first little bit bigger birthday cake is titled Dark Nieces. Ecco la torta più grande di compleanno è questa poesia che leggeremo. Maybe you can recognize this word, dark nieces. It's not exist in English. È una parola che non esiste in inglese, darkness. In English, there is only darkness, no dark nieces. C'è solo darkness e quindi viene violata la There's parola. no plural of darkness. Non c'è il plurale dell'oscurità in But- inglese. Yeah, but when I was in New York, Roberto has some question. Yeah, great poet here, Roberto. We know each other also for quite a long time, and that's the journey with the poets, with poetry, is so beautiful. But back to the darknesses, when I was in New York in 1992, my English was extremely poor. A Nuova York nel 92 il suo linguaggio inglese era poverissimo. And because of that poor, so I was much more brief than so many English speakers. Questo motivo è le sue frasi erano molto più brevi di quello degli anglofoni. And I feel this darkness in that kind of exiled life was so many, and everywhere, and I feeling so strange why in English the darkness means only single number. Sì, in inglese sembrava strano che l'oscurità fosse singolare perché nell'esilio si moltiplicavano le oscurità da tutte le parti. So I deliberately wrote this poem with the title in Chinese means dark nieces. Per cui in cinese ha scritto questa poesia che è un plurale dell'oscurità. And I forced my translator, you have to translate this one into dark nieces. And he did. So with my very poor Younglish, let's say I invent one English word. Okay, it's a 4-part of a poem. We read part by part? Yeah. Ok, Yeah. Okay. you read prima first in Chinese, I read in Italian. Okay. Or we have to get because of the opposite if you want. May I standing to read? Yeah, Okay. if you have the strength.
黑暗门 （Darknesses）。一，绿叶总是被遗忘在窗口太绿了的时候，像春天用力掷出的每一粒石子，都击中春天自己。鸟儿仍穿着蓝色的旱冰鞋，老狗的眼睛却厌倦了。河岸的拍打声用不着翻译，死亡的美学唆使花朵们蜂拥而出。唯一忍住狂暴内心的，只有田野。逃得更远时，4月嗅出了血液，阳光中树林守在我们身后，那不能带走的知识，又把死者带走。朗诵一首诗，被加深的寂静。另一个世界，还是这个世界。黑暗说。Tenebre. Was that funny? No, was tragic. Quando le finestre sono troppo verdi, le foglie verdi vengono dimenticate. E come ogni sasso scagliato a primavera, colpiscono la primavera stessa. Gli uccelli calzano ancora aridi pattini blu, ma gli occhi del vecchio cane sono stanchi. Non c'è bisogno di tradurre il barrito dalla riva del fiume. L'estetica della morte spinge i fiori a sciamare. A trattenere il cuore furioso c'è solo il campo. Quando fugge più lontano aprile finta, sangue il bosco nel sole, ci riguarda le spalle per sapere che non si può portar via. Porta via di nuovo i morti. Recitare una poesia, quiete che viene approfondita. Un altro è mondo e ancora questo mondo, dicono le tenebre. Thank you. Actually, that's 4 parts. Thank you. By the way, these poems were written when I stayed in a small room, the window directly to the Hudson River. Fu scritta la poesia in una stanza molto stretta, con la finestra che dava sul fiume Hudson. It was also a spring, but April, not February. Ed era aprile. 黑暗2，没有故事的人，用逃出日子的姿势，逃进一个日子。没有过去的人，过去了。海鸥被暮色制成一本抽象的书，锁在隔离病房里。谁不是疯子？妄想比肉体更像片段，玻璃的片段，骨骼碎裂声响在外围，舌根腐烂的片段，黄昏为流失而流失。老鼠们叫着，光踩疼自己时的尖叫，每天被每天吓醒了。同一个黑夜，没有人的故事，再讲一次仍不会发生。黑暗说。Sentendo leggere, while hearing you reading in Chinese, I thought that Barth was right, that Babele was the Babel of ecstasies, not a sort of Puritan, a sort of God's vengeance, but it was a sort of gift to humanity. The multiplicity of languages, no? Okay. That was Roland Barthes. And
is this one, is this? Yeah, thank you. Tenebre, 2. Qualcuno senza racconti, col gesto di fuggire il giorno, fugge dentro un giorno. Qualcuno senza passato e trapassato, gabbiani che la sera rielabora in un libro astratto, chiuso nella stanza d'isolamento. Chi non è pazzo, chi mira, più frammenti che corpo, frammenti di vetro, suono del frammentarsi di scheletri nella periferia, frammenti di lingua marciti, crepuscolo che si dilata per dilavarsi, squittire di topi, strillare di luce che calpesta dolorosamente se stessa, ogni giorno risvegliato dallo spavento di ogni giorno, la stessa notte nera, racconti senza nessuno, racconti un'altra volta non riusciranno comunque ad avverarsi, dicono le tenebre. Thank you, Tomaso. Beautiful song. Okay. 黑暗3，每一场雨都使你坐在自己的终点上，雨声敲打屋顶，小动物的脚步把你静止地移入黑暗。在静止的天气里，你需要别人睡去，睡眠就是离开，雨季的整个世界离开，黑暗才穿过你，像一匹烈马穿过火焰。在你里面听，四周银白的针脚缝补一件肉质的破旧风衣。每一场雨只落进这片空地，你从终点读起时，一页黑色的说明不疲倦地为下个白昼更换一个人，篡改一个住址，墓地的街更泥泞，挑剔一只手，乞丐们彼此仇恨的拥挤，组成无处躲雨的城市。大群湿漉漉的乌鸦在你里面冲撞，繁殖长着共同面孔的不同罪恶。黑暗说：Tenebre 3. Ogni pioggia ti fa sedere sul punto della tua stessa fine. Il suono della pioggia picchietta sul tetto. Passi di piccoli animali ti spostano immobile fin dentro le tenebre. Nella cima immobile ti serve qualcun altro per andare a dormire e lasciare tutto il mondo della stagione delle piogge. Appena le tenebre ti fanno attraversare come un puro sangue che attraversa le fiamme, ascolti dentro di te ovunque i punti di un filo argenteo che cuce una logora giacca a vento di carne. Ogni pioggia cade solo in questa terra vuota, quando comincia a leggere dalla fine una pagina di nere spiegazioni, sostituisce instancabile qualcuno per l'indomani, altera un indirizzo, la strada del cimitero ancora più fangosa cavilla su una mano, mendicanti che si affollano odiandosi l'un l'altro, formano una città senza luoghi per ripararsi dalla pioggia, uno stormo di corvi che collinano dentro di te, generano crimini diversi con identiche facce, dicono tenebre. Grazie. 黑暗4，但黑暗什么也没说。黑暗与黑暗之间，仅仅是这个春天。风筝的骨头挂在树梢上，树皮发亮。接吻的情人走过树下，花粉
在肺里敲着去年的锣。一个鲜红的小丑总能让孩子狂奔，嚼着小手的牙越来越绿，旧报纸的草坪交给火焰的剪子。4月就以河流为幻影，河流那忘却的颜色以我们为幻影。歌鞘烧焦后，所有星星被孩子玩够了，塞进一座漆黑的闸门。黑暗中总有一具躯体飘回不做梦的地点，连我们怕也只怕自己的恐惧。黑暗什么也不说，街头每一个行人就开始喃喃自语。黑暗在聆听嘴唇上涂抹的猩红色黑暗。一座春天的学校永远让我们无知，一个记忆，谁活在其中，谁就是鬼魂。而疾病使表情变薄，镜子戴在脸上时，大海消化意为死鱼，被呕吐着，仍喋喋不休。黑暗太多了，以致生命从未抵达它一次。春天走出我们，春天才终于沉默。Tenebre 4. Ma le tenebre non hanno detto niente. Tra tenebre e tenebra non c'è che questa primavera. Le ossa dell'aquilone pendono dalla cima dell'albero, la corteccia brilla, innamorati che si baciano passano sotto l'albero. Il polline nei polmoni batte il gong dell'anno scorso. Un clown rosso vivo fa sempre impazzire i bambini. I denti che masticano manine sono sempre più verdi. Prati di vecchi giornali porgono forbici di fiamme. Aprile guarda il fiume come miraggio, quei colori dimenticati del fiume guardano noi come miraggio, dopo che il grido del piccione si è carbonizzato. Tutte le stelle sui giocattoli dismessi intasano una chiusa nera come l'inchiostro. Nelle tenebre c'è sempre un corpo che fluttua fino a tornare al punto in cui si sogna. Anche noi abbiamo paura solo del nostro terrore. Le tenebre non dicono niente. Per strada ogni pedone comincia a mormorare tra sé e sé. Le tenebre stanno ascoltando le tenebre rosso-arancio che imbrattano le labbra. Una scuola primaverile ci lascia sempre più ignoranti. Ecco, c'è ancora suonava bene. Un ricordo, vive in esso uno spettro, ma la malattia assottiglia l'espressione. Quando porti lo specchio al volto, l'oceano digerisce un pesce morto. Ad essere vomitate ancora una chiacchiera continua. Le tenebre sono troppe, tanto che la vita mai una volta raggiunge solo quando va via da noi. La primavera finisce nel silenzio. Thank you, Tomaso. You want to discuss something now? You want? That's okay. I want to Yeah. put you on a question, and then Okay. we can go. Yeah. I wanted to, in a certain poem of yours, you say that beauty is somehow a pain, no? It's painful, no? Yep. So, Even cruel. and even cruel. So, in una poesia dice che la bellezza è crudele, no? E questo concetto è interessante. It's an interesting way of interpreting beauty. Could you explain this? Well,
As a Chinese poet, I think we, or I myself, start my writing from like Cultural Revolution. Yes. Ho cominciato a scrivere dopo o nella rivoluzione culturale. Yeah. Well, that was China. It was, let's say, a nightmare time. Era un tempo di incubi in Cina. And but again, this painful nightmare life experience also gave me a foundation of understanding about life. Comunque questo incubo, questa notte, questa tenebra mi hanno fatto capire un aspetto profondo dell'esistenza. That time, I think rather more like this was a very Chinese experience. Sembrò allora che questa fosse un'esperienza molto cinese. But when I came out from China, when I was exiled in the whole world, I find actually our fate and the situation are basically quite similar. Ma una volta in giro per il mondo ha scoperto che il fatto di tutti gli esseri umani è il medesimo. Somehow, China, even compared with our situation now, China was even easier. Persino era più facile la Cina. Because the difficulties, the pain, the crowd control, the dictatorship was all very direct in the visible way. Poiché la tirannia, i limiti, l'oppressione era visibile, era evidente. But actually this so-called globalization, the commercial, the money flooded everywhere, and the people have not that aware about the situation. La globalizzazione ha divinizzato il denaro per cui la gente non si rende più conto. The political idea, the social ideas today, it was so confused, therefore that people has, let's say, basically the mind almost becoming vacuum. C'è la tendenza delle persone a avere un vuoto nella testa. There's no longer black or white choice. Non c'è più la cernita tra bianco e nero. We can actually also questioning, was there our own choice between those black or white, like in the Cold War time? Quindi non sappiamo perché scegliere bianco o nero come ai tempi della guerra fredda. Or actually those ideas were made up by the certain propagandas of different groups. Quando c'erano le propagande di vari gruppi. We thought it was a choice, but it was really our own choice, or we actually following some other people's talk. E non sapevamo se la nostra scelta era la nostra o perché eravamo influenzati da altri. And if that was not our own choice, and what is our choice for today? Allora ci si chiede qual è la nostra scelta oggi. So with this empty mind, we see this world how selfish, how blooded, and how cynical. Vediamo un mondo cinico, egocentrico. And that's why all these feelings, layer by layer, is very painfully to discover something. Per cui scoprire qualcosa strato dopo strato causa un dolore molto forte. Not only discover others, but actually discover ourselves. Non solo scoprire gli altri, ma anche scoprire il nostro interiore. This is actually quite painful to admit that
we are selfish and cynical. Ecco che quindi fuori quasi il mito che noi siamo egocentrici e cinici. But poetry starts from this impossible. Ma da questa impossibilità di negarlo è dove comincia la poesia. We have to bring this painful understanding, but becoming the creative energy to prove in our language. Questo sentimento di tutti di vuoto, la poesia dovrebbe sforzarli a trasformarlo in un'energia creativa per tutti. So good poetry to me is like an ending of this terrible situation or reality, but it's also a beginning of a great possibilities for our own mind. Quindi la poesia è da una parte è la fine di questa situazione, ma l'inizio di una nuova possibilità. So, no beauty that isn't cruel. Quindi non c'è bellezza che non sia crudele in queste condizioni. Was okay? Yes. All right. Thank you for Well, yesterday again, I'm so glad for with Tomaso's wonderful propaganda, but for poetry. Well, there was a great newspaper telephoned me to Berlin and made a very nice interview, and today published this beautiful paper here. Maybe some of you will see me and Ai Weiwei together. Forse qualcuno che ha visto lui insieme al suo amico con cui collabora, era su Il Giornale di Milano. Di oggi, stamattina. E poi sulla lettura e sulla lettura c'era domenica e su Repubblica ieri. Sulla Repubblica ieri, però questa è forse l'intervista più approfondita, quella sul giornale. Sì. And I am also very happy to see Pier Paolo is here, because he is the publisher of Damocles little propaganda for this beautiful little book, but also a fantastic book called the Venice Elegy. Il nostro editore, Pier Paolo, non solo ha pubblicato questo libretto, ma anche l'elegia veneziana con un libro d'arte. That Venice Elegy is a limited edition made together with my poems titled Venice Elegy, but together with Ai Weiwei's selected pictures, which the installation he showed in Venice. Ecco, in questo libro d'arte ci sono alcuni versi di Yang Lian e delle immagini pittoriche di Wai Wai. So it's like a dialogue between the two Chinese, but through Venice, through the understanding of the most beautiful city, but also the painful, let's say, background, and made this book, to me, extremely beautiful. Ecco, nel contesto contemporaneo doloroso, la bellezza di Venezia e il contributo dell'amico pittore gli ha fatto sentire il dolore profondo della bellezza. It's a limited edition for 200 copies, and each one only for €200. L'edizione è uscita in 200 copie alla modica spesa di €200 al volume. Well, but imagine that if we have a piece of paper written even one word by Ovidio, you know. Certo non vale una parola di Ovidio.
But anyway, the interviewer, the correspondent, asked me whether you feel happy to work with Ai Weiwei or not. L'intervistatrice, vediamo il nome che non mi ricordo, era una certa signora Eleonora Barbieri, ha chiesto al poeta com'era il rapporto con Weiwei. And I told her that we know each other, me and Ai Weiwei, since long time ago, but all the way until he was in jail in China, and then we started to know each other really well. Si sono conosciuti nella galera quando Weiwei era nella galera cinese, ma soltanto nel mondo della cosiddetta libertà si sono conosciuti a fondo. Because he went to Sichuan province to check out the disaster after the earthquake. Perché andò in Provenza a studiare gli effetti terribili del terremoto. With the kind of corruptions, and there were so many school buildings collapsed when the earthquake happened. More than 5,000 kids killed. Morirono più di 5.000 bambini, le scuole crollarono, era in Provenza era un terremoto terrificante. And because of this, he somehow touched the interest of the local officials. So he was attacked and then had been put into jail. He was put into jail. Yeah. Fu messo in galera per il modo in cui rappresentò il disastro. And during the nearly half year, he was in jail. And among the other Chinese artists or intellectuals, he was almost totally silent. No one said anything. Era totalmente isolato in galera dove c'erano altri cinesi, nessuno ne parlava. I was very sad about that. Fui molto triste per questa cosa. So then I remember one special and a great installation he made. Così mi ricordai un'installazione che lui fece. This is installation called Sunflower Seeds. L'installazione si chiamava il seme del sunflower, cioè del girasole. It was totally 150 tons of sunflower seeds made up with the porcelain. Erano fatti migliaia di semi di girasole. And each sunflower seed was hand painted and made. E ogni seme era dipinto a mano e fatto a mano. Then I imagine he himself is one of the sunflower seeds. Così immaginai che lui fosse uno dei semi del girasole. Then I wrote the poems we are going to read. E da questo deriva la poesia che leggeremo. And this poem, every sentence is in the form of negation. Ogni parte della poesia, ogni frase è nella forma negativa. It's about him, but I hope it's also about ourselves. È intorno a lui, ma penso che sia anche intorno a tutti noi, di tutti noi. By the way, I mentioned the name of Du Fu, the great Tang Dynasty poet, who wrote wonderful exiled poems in this poem. Ha citato Du Fu che aveva fatto una bellissima poesia. Yeah, Du Fu. Maybe you know. Yeah. Sesto secolo. From very north. Okay. Sesto secolo. Here the poem. This is the translation. Yeah. 一粒葵花籽的否定句，致艾未未。不能想象，这瓷质的江水中，曾泊着杜甫的扁舟。我不认识月光，
只看见诗句的皎洁在一行行衰减，至无人，至象征，谈论一切又回避一切。我不是象征，死在一粒葵花籽硬壳下的太阳也不是，孩子们雪白坍塌的肉并没有消失，一条破晓的地平线不可能忘了那阵疼。骨头被玻璃切开时，像玻璃，来不及叫喊，才不得不在每天的曙光中叫喊。一场地震不会停止，一种窒息不在死后，种植到天边的栅栏，靠着更难堪的沉默。因此我不怕年轻女警察审视我的裸体，她被烧制成型，和你的并无区别。不知道别的罪，除了10000次加深自己的罪，不落进泥土，只落进流不动的江水中。不在乎石头含着的金黄，得继续含着，像滴杜甫的老泪。不让这首诗沉沦为冷漠死寂的美。Frasi negative di un seme di girasole per ai vai vai. Non potevo immaginare che in questo fiume di porcellana vi fosse parcheggiata la barchetta di Dufu. Non conosco la luce lunare, vedo solo il chiarore della poesia, attenuato verso a verso, fino all'impersonale, fino al simbolo. Si discute di tutto questo eppure si evita tutto. Io non sono un simbolo, il sole morente sotto la scorza dei semi girasole, e nemmeno sono carne bianca collassata di bambini, e non sono nemmeno scomparso una linea d'orizzonte all'alba. Impossibile dimenticare quel dolore, ossa come tagliate dal vetro, come vetro. Proprio quando non ce la faccio a gridare, devo gridare all'aurora di ogni giorno. Un terremoto non si può arrestare, non si soffoca dopo la morte. Si coltivano palizzate ai limiti del mondo, ammanettati in un silenzio ancora più imbarazzante, perciò non ho paura. La giovane poliziotta guarda il mio corpo a nudo, è stato forgiato dal fuoco, non è diverso da te. Ignora di frammentati, 100 milioni di volte approfonditi, frammenti di se stesso, non cade nel fango, cade solo nell'acqua del fiume immobile, incurante dell'oro che le pietre contengono, deve contenere e contenere gocce annose lacrime di Dufu. Non lasciate che questa poesia affondi la bellezza nel silenzio indifferente. Shall we continue? Let's see. There is still some time. You know whether they want to put questions or we read another poem. You want one more poem or Okay. two? One more. Let's make two. Make some two. Yeah. Okay. Then we ask whether they want to question. Okay. Then we have this short poem, Yeah. or you want a purple tulip poem? Let's see the purple to it. Okay. In that case, we will read in this very cell propaganda marketing, which is, I'm very happy to read this one because the poem was translated by Tomaso Kemeny. Yeah. Okay. The very simple introduction. The poem is written after I bought a bunch of purple tulip flower. Dopo aver comprato un mazzo di fiori purpurei, scrisse questa poesia.
when I put the flower in the dining room in my apartment in London, where I had the blue wallpaper, and then the flower getting rotten or bad, you know, a little bit. Ecco, a Londra, nella sua stanza, con le pareti blu, il fiore avvizziva. But at this time, the petal, the purple petal and the green leaves, the color getting even somehow stronger. Ma mentre avvizziva i colori sia verde che purpureo sembrano di intensificarsi. And even the flower little bit turning like a slow dancing. Anche si girava come in una danza lenta. Then I wrote this, let's say, quite decadent, little bit naughty, but hopefully beautiful poem. Così ha scritto questa perversa, un po' cattiva poesia, ma bellissima. The 3 stanzas of the poem with 3 different rhymes. Rhyme. With Rhymes. rhyme. Cioè, sono rime diverse, ognuna stanza con rime diverse. So hopefully you can hear that. You want the Chinese first? Yeah, Chinese first. Okay. Okay. Propaganda. Okay. Propaganda. Little bit. 紫玉金宫慢板的一页，后宫里的一夜总有月光、玉阶和珠帘，却都是想象的。一束花衬着壁纸的蓝，想象妃子的紫衣下一堆雪在坍塌，急急等待被占用的雪用结晶慢慢转身，每分钟向内卷曲着慢慢舞蹈。一束郁金香璀璨的衰败，脱下一场自恋，一种紫色的耳语，必须喘息着说，只对那人说。当他重重碾压着花瓣，一滴紫色的奶，像妃子急急等待被吸尽的，想着全世界就拥进一根滚烫的脉管。后宫里的火，总有舌头百般的顽皮，被修剪的尖舔到皮肤的空，午夜之绿如片片堆叠在妃子脚踝处的叶子，那人的宠爱，一场来自所有方向的沐浴。浇淋她的花，乳头的紫玉小碗斟满了，报复一个时间，大海沉积在色素里。一束郁金香，一夜从女高音滑入女中音，今夜霸道之美对称着流逝的诗意。妃子只为那人保存的幽香，只交给他把玩。紫色的慢慢粉碎，丝光停不住时，后宫里总有闪烁成一个蕊的灵光，一根针指挥着肉体四季被演奏的欲望。一种镂空的剪裁，镂空至妃子的生死，壁纸蓝蓝，如一次缝合所有伤痛的狂想。只一次，花影中日子咬下的牙印，就无限发暗。这夜色无限鲜嫩，刺绣到身上。原初那次。紫像滴刚刚慢慢晕开的奶，慢慢被宇宙吸收，纵容那人的黄，那黄凝视中，赐给妃子一个黑镜的语法。当花瓶像个词，圆圆贴着手掌。Thank you.
una goccia di latte porpora. No, togli. Ok. La poesia non si sa dove nasce e dove finisce. Non finisce mai. In questa notte serraglio composta da chiari di luna, di scalini di giada e cortine di perle, tutto immaginario. Un mazzo di fiori sullo sfondo di una tappezzeria blu, immagina, franando sotto le vesti della concubina una massa di neve impaziente attesa di essere presa, il suo corpo cristallino lentamente, volgendosi, increspandosi costantemente in una danza lenta, un mazzo di tulipani spogliandosi dell'amor di sé, mentre allegramente declina una specie di sussurro porpora da pronunciare tutto d'un fiato, rivolgendosi solo a lui che sgualgisce i petali gravemente. Una goccia di latte porpora, come una concubina che attende con impazienza di essere succhiata, concentrando tutto il mondo in un canale unico, in fiamme. In questo serraglio il fuoco assume sempre la giocosità grossolana delle lingue, una punta ben diretta lecca il vuoto della pelle, lingua aderente della mezzanotte, verde come le foglie accumulate dalle caviglie della concubina, la sua predilezione per lei, un acquazzone da ogni angolo, bagnando il fiore minuscolo di tale dei suoi capezzoli riempie, per rivincite con il tempo il pigmento mantiene le spoglie più profonde dell'oceano. Un mazzo di tulipani scivola in un'unica notte, dal soprano al mezzogiorno. Stanotte la bellezza tirannica, tenuta in equilibrio dall'estetica dell'erosione, la sfuggente fragranza che la concubina riserva solo a colui e solo a lui lascia assaporare, quando la luce serica non può più fermarsi, di porpora, con delicatezza assoluta si spalanca. In questo serraglio c'è sempre questo fosforo luce di teschio che si muta nello sprazzo luminoso di un pistillo a condurre il desiderio del corpo da essere eseguito per tutte e quattro le stagioni, aprendo questa cavità solcata, i giorni scolpiti dalla concubina, la tappezzeria è blu come una mente folle, pronta a ricucire tutte le passate pene. Solo una volta l'impronta dei denti delle ore in ogni fiore si oscurano senza fine. La notte è cucita nella carne senza fine, fresca e tenera. Una volta all'inizio purpurea, gradualmente sparsa come una goccia di latte, assorbita lentamente dall'universo, che vede la sua lascivia e lampeggia, tempestando di stelle, deposita sulla concubina una grammatica completamente scura. Il vaso è ormai una parola lasciata da riposare tra le mani. Se qualcuno vuole fare una domanda, giunto il momento. Poi la traduciamo, infatti in italiano la traduciamo in inglese. Sì. Sì. Buonasera, complimenti. Oggi è la giornata internazionale della lingua madre. Non so se Yang vuole fare magari una riflessione su questo, visto che lui legge le sue poesie in cinese, ma credo che quasi nessuno di noi possa apprezzarle direttamente in cinese e c'è sempre bisogno di una traduzione. Quindi cosa vuol dire la traduzione e cosa vuol dire scrivere in esilio? What's the Now meaning? the question was that today is the day of the mother tongue in our
tradition today is the day of the mother language, mother tongue. So you ask what difference is, how it is that you write in Chinese, but you have to be translated. What sense of this is in relation to the mother language? Well, this almost directly meet a sentence which I use all the time. Could you translate? La risposta è una frase che dico spesso. The sentence is, poetry is our unique mother tongue. La poesia è sempre un'unica lingua madre. Because poetry is not only on the surface of language. Che la poesia non è solo sulla superficie linguistica. Poetry is a way of thinking deeper inside of every language. La poesia è un affondare nella profondità di ogni linguaggio. Maybe we do not know each other if just speaking the daily language. Forse non ci conosciamo quando parliamo la lingua comune quotidiana. But if you give a poem to the poet in another language, and this poet, by simple knowledge about the poems, we can almost check out the quality of poetry directly. Invece quando un altro poeta in un'altra lingua riesce a cogliere la forza dell'originale, ecco che di nuovo ci rendiamo conto dell'universalità della poesia. The way poet gain the experience from life, the way poet rising the mind from the life is so similar. E tutto sta nel fatto che il poeta, vivendo nel linguaggio quotidiano, si eleva al di là del luogo comune. And then the way how the poets transform those mind into the quality of writing, it's again very similar. È simile al fatto come la poesia trasforma la mente di colui che lo fruisce. So I think that's if we understand poetry in this way, we will put poetry as a real meeting point. Ecco, la poesia è un luogo di incontro. Tra l'altro il mio libro si chiama 107 incontri. I have a book with 107 encounters. Yeah. No, but that's only a coincidence. But no, that is to say, you can encounter someone only through poetry, really encounter. Ha risposto a tutto. Altre domande? Se non c'è un'altra domanda, leggiamo l'ultima. You want to speak something? Facciamo ancora un tempo. Ecco, una domanda. Lady? Okay. 然后我要介绍一些，我叫丽娜，茉莉花的莉和那跟前面的女的。Okay. 然后我很喜欢你朗诵你的诗歌，我也是诗歌人，但是我不是那么好朗诵人。Allora traduco. Grazie per la presentazione in cinese delle poesie che ho fatto proprie. Anch'io sono una poetessa, ma non posso così bene recitare come lei. Mi chiamo Lina. Okay. Shall I translate in English? It's enough. And also, she was happy to hear you. Thank you. Reading in Chinese, and though she speaks Chinese, though she's not so good as you are in Mi reading. piacerebbe sapere se lei veramente ha conosciuto Guccian. Ni Shibusharen Shara Guccian. Giocata na Madonna Nicinda. Cisho Sanya. Gioco Guccian. Shigaren. Was that Chinese? No. Okay. No, lui scrive in Whether you have known you can speak even in English, it's not problem. I asked him if he know really Guccian. There is a poet from China Okay. that committed suicide in
In New Zealand. Haizi, you mean? Wait, Okay. Kay and Jim. Yeah. Well, if I was correct, there was a poet Haizi Great. who was committed suicide in the March 1989. Fece il suicidio nel 1989 ad Auckland. Actually, during 1987-1989, we start that time young poets club called Survivors. C'era il club dei sopravvissuti, c'era questo movimento, dato la tendenza al suicidio nell'epoca. And he was one of the members in this club. Lui era membro di questo gruppo di sopravvissuti. No, ecco, una cosa posso dirla. Probabilmente all'estero la poesia è sentita ancora adesso come negli anni passati in una maniera veramente diversa. In Italia non reggerebbero né movimenti, cioè qui siamo confinati un po' al proprio pericolo. No, non è sempre così, nel resto d'Europa non è così, infatti il suo entusiasmo per alcune cose, per la poesia che ancora può unirci e così, dimostra che c'è una mentalità diversa all'estero rispetto all'Italia. No, ma lui ama solo la poesia vera, quindi lo sciarpame no. No, ma neppure in Italia si ama il sciarpame. Sono d'accordo. Sì. No, he says that in Italy it is not so that you like the other poets. I told him probably because they are not so good that you don't like them, no? But Well, let's finish that because Haizi committed suicide just 1 month and a half before the student went to the streets on the Tiananmen Square and some, just at that moment. si uccise prima della tragedia del Tiananmen. Un mese e mezzo prima. Yeah, even when I left China in 1988, after more than 10 years since the end of Cultural Revolution, the layers by layers of the introspections to the Chinese reality, history, culture, the energy was storage so strong. C'era in quel periodo questa introversione, questo approfondimento del mondo attraverso di sé era molto forte in quel periodo. So when the mind, the thought, had been put back to the political system, which made the disaster of a cultural revolution or something, you can smell the powder in the air was very clear. Quando ci fu la rivoluzione culturale si sentiva la polvere nell'aria in modo ossessivo. It was a one match. You can feel the explosion will happen very immediately. Si trattava di polvere da sparo, non avevo capito, quindi era molto vicino all'esplosione. So this is why Haizi was died just before that match been light the bomb. Questo poeta si suicidò prima dell'esplosione collettiva. Yeah. He was a very talented poet, but he is also a very ambitious poet. For the great ambitions of poetry, sorry, but he died a little bit too young. Era molto ambizioso, ma purtroppo morì troppo presto. Yeah, the great poetry need you put the whole life experience, even many life experience into the poem. Per la buona poesia c'è bisogno di una lunga vita o di molte vite addirittura. Se può. I have a question. Lo dico in italiano, poi provo in inglese.
E sicuramente lei ha vissuto in tanti luoghi, se ricordo bene è nato in Svizzera, poi è vissuto a Pechino, poi a Londra, quindi è molto occidentalizzato, no? In un certo senso. Io le chiedo che cosa c'è di profondamente cinese, cioè mutuato dalla tradizione della poesia cinese e della sua poesia. So I try to translate. You are worldwide, you have been born in Swiss, and then you have lived in Peking, and then so now in London. You are very Western author, I would say, but my curiosity is to ask you which is the element, the true Chinese element in your poetry that you have taken from Chinese tradition? So what elements especially link between the tradition and me? Should translate into Italian? Sì. Che cos'è legato alla tradizione? Dice lui. Well, I still think the Chinese language, the Chinese characters have been using 3,300 years exactly this time, no longer, no shorter. The language had been invented 1,300 BC. And since then, the language all we've been using until today. But at the same time, the philosophical inspirations and ideas, content in the language haven't been fully discovered. Ecco, già 1300 prima di Cristo nacque la lingua così come oggi si parla, però attraverso il tempo le stesse parole ideogrammaticamente tracciate hanno assunto una profondità diversa. The language on one side looks extremely concrete. The images were so concrete. Le immagini sono molto concrete, cioè referenziali. That's why Ezra Pound invented or discovered this imagism and actually influenced the whole modern English poetry immediately. Ezra Pound capì questo facendo la corrente immagista che poi ha influenzato tutta la poesia modernista inglese. But at the same time, this language is also very, very abstract. Allo stesso tempo è un linguaggio assolutamente astratto. Philosophically abstract. Astratto dal punto di vista filosofico. And for example, the Chinese verb has no tense. I verbi cinesi non hanno il tempo, sono atemporali. So it is simply a synchronical language. È una lingua sincronica, che poi vediamo in Pound e Joyce, non l'Eterno presente. They find in Joyce and Pound this thing that all things are present. No? Yeah. So if we actually trying to use the language to catch the actual movement, what time, when, like this concrete movement, maybe Chinese language is not really strong. Non è la forza della lingua cinese collocare nella situazione di temporale. No? But if we are in this globalization era, if we suddenly have a lot of questions about the idea of evolution or evolution, anyway, this is so-called development of history, we're actually feeling the fate and the situation of human being were so similar, even the same. Then this power of a synchronic language in Chinese was so correct, so powerful. Ecco, questa sincronicità dell'eterno presente che c'è nella lingua cinese nel momento della globalizzazione diventa un modo appunto
di questo nostro debole presente che sembra eterno ma non dura. No? That's why I have a long poem and simply titled Concentric Circles. Per quello che ha scritto il poema Concentrici Cerchi. Yeah, this is one of the link. But with this understanding, I feel like the Qu, the Chinese poet in 2,300 years ago, or we do in another 2,000 years ago, Dante 500 years ago, Du Fu 1,200 years ago, they are all my contemporary poets. Sente come contemporanei i grandi classici cinesi così come Dante, e questo era già anche in Eliot, no? Comunque questo senso della contemporaneità inesauribile della poesia. Sì, vorrei sapere una cosa, se dovessi scrivere una poesia ora, di che colore la scrivereste, con che colore e perché? If you would write a poem now, what color would you give to the poem? Color. Yeah. Oh. And why? Well, I did using purple. In purple. Purple blue. Well, all colors is part of poetry. Yeah. Poesia a tutti i colori. But I already, even just a few poems, we already talk about darknesses. We talk about purple. It's quite many of them. Yeah. Forse the last poem, which one would you like? Yes. Should we read the last poem? Ah, that's nice. Sounds very bad. The last one. The last 3 one. minutes left. We have 3 minutes left. 3 minutes left. Okay. In that case, let's read the short part of Where the Sea Stands Still. This is about almost like a poem about poetry. Una poesia che parla della poesia. Okay. It's part of the sequence. Parte della sequenza dove finisce il mare. 大海停止之处，海浪的1000部百科全书打进句子，岩石删去了合唱队，没有不残忍的诗能完成一次对诗人的采访。寒冷从雪白皮肤下大片溢出，灌木引申冬天的提问，总被最后一行掏空的遗体，总是一只孵不出幼雏的鸟窝。一个早晨，墙壁上大海的反光，让词与词把一个人醒目地埋在地下。一首诗的乌云外，什么也不剩。谁被自己的书写一口口吃掉，像病人被疾病的沉思漏掉一部死亡的自传，用天空怀抱死者。没有不残忍的美，没有不锯断的诗人的手指，静静燃烧，在2页白纸间形成一轮落日，说出说不出的恐惧。Cosa interessante è che il suono c'è. Io sono di origine ungherese, in italiano non c'è, ma la palatizzazione della T c'è in ungherese e in finlandese. Tjuk, per esempio in Carlina, no? Che suona, there is a sound in Hungarian and in Finnish, Okay. which is the same sound that you have in Chinese. Okay. C'è. Hun. It's a Hun language, maybe. Okay. We are Huns. Hun, yeah. Cioè siamo un po' fratelli uni, come ho detto 1000 anni fa. Adesso siamo una polpetta internazionale. Comunque,
1000 parti dell'enciclopedia dalle onde sbattono dentro la frase, gli scogli hanno cancellato il coro, non c'è poesia che non sia crudele. Si può concludere l'intervista col poeta, gelo, esce in quantità dalla neve a pelle, cespugli, in senso lato interrogativi invernali, sempre svuotata dall'ultimo verso la carcassa, è un nido dove non si può covare il riflesso del mare su un muro del mattino, fa che parole seppelliscano vistosamente un uomo. Fuori dalle nubi scure di una poesia non resta niente, qualcuno viene mangiato a morsi dai suoi stessi scritti, come un malato dalla meditazione sulla malattia cola un'autobiografia della morte. Col cielo abbraccia il morto, non c'è bellezza che non sia crudele. Non ci sono dita di poeta che non siano tranciate da una sega, calmo bruciare tra due pagine bianche forma un tramonto, dice, una paura indicibile. Grazie, thank you so much. Thank you, bellissimo.